Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche disponibili per amori e passioni di ottobre 2024 e abbiamo la carta della forza. Periodo di apertura, periodo... Ho la sensazione che qualcuno prenderà coraggio e farà il primo passo nei confronti di una persona o nei confronti di un tema all'interno della relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture, ragazzi, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base gratuito di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Comunque voi aprite sempre la tendina della descrizione, io lì inserisco tutti i link delle novità, poi per eventuali informazioni aggiuntive mi potete scrivere una mail. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il mese di ottobre, ragazzi. La la la! Partiamo con un 7 di spade, il giudizio, abbiamo un 5 di bastoni, un 2 di bastoni, asso di coppe, 4 di bastoni, 2 di coppe e regina di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di spiegare ogni singola carta, quindi ci saranno come dei messaggi sciolti, spot, dopodiché andiamo a vedere per i single, per chi è in una relazione, per chi è in una relazione più o meno, cioè che non si capisce bene. Allora, partiamo da questo 7 di spade. Sento dell'ego che gira. 7 di spade è sempre una carta di qualcuno che farebbe di tutto per ottenere quello che vuole. Andiamo a vedere questo 7 di spade. Infatti abbiamo un cavaliere di spade e un 6 di pentacoli. Credo che qui qualcuno stia cercando di fare tutto il possibile per mantenere stabile una certa situazione o una certa relazione. Ho anche l'idea che, soprattutto se avete come degli obiettivi all'interno di questa situazione o relazione, farete proprio di tutto per... vi posso dire, poi prendete sempre tutto quello che dico con le pinze, però per mantenere il gioco aperto. Il gioco potrebbe essere la maschera, c'è come un qualche cosa qua che... sì, sento come se fosse legato all'ego. Andiamo a vedere il giudizio. Sette di bastoni. E un matto. Devo dire che con la carta del giudizio per qualcuno ci potrebbe essere come un ritorno dal passato. Se non è un ritorno di una persona, può essere come una notizia, un qualche tipo di comunicazione che arriva inerente a una persona del passato. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Un'altra volta 7 di spade. E un'altra volta l'asso di coppe. Che interessante, sono messi esattamente uno sopra l'altro come nella parte centrale della lettura. E
come se aveste difficoltà a lasciarvi andare. C'è questo 5 di bastoni che mi dice che potrebbero esserci degli attriti, delle questioni, in realtà di poco conto quando c'è il 5 di bastoni, ma che potrebbero rendere un po' frizzante, se vogliamo, la situazione. Peperina. Datemi una carta per questo 7 di spade. Mm. 2 di coppe amanti. Voglio una carta anche per quel 6 di pentacoli. E che qui ragazzi è come se ci fosse un qualche tipo di bugia che vi state raccontando o che state raccontando per mantenere in piedi un qualche cosa. Ho come questa sensazione. Sì, per non far cadere qualcosa. Adesso andiamo avanti, poi magari non risuonerà con tutti questo messaggio, però diciamo che è molto forte. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. E anche l'asso di coppe. Allora, il 2 di bastoni è spiegato da un 8 di pentacoli e da un re di bastoni. Scusate, il 2 di bastoni è spiegato da un 8 di pentacoli e un re di bastoni. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Tre di pentacoli e re di spade. È come se sentissi una certa freddezza da parte di qualcuno. Vi dico, la carta della forza fa riferimento all'apertura del cuore. Qui avete 2 volte l'asso di coppe e sento che è un po' quello su cui lavorerete in questo periodo, proprio perché partendo qui da un cavaliere di spade e un 7 di spade, che sono 2 carte d'aria, scusate, dell'elemento aria, mi parlano tanto della testa, dell'ego, come vi dicevo, qui secondo me bisogna dare un po' più di potere alla parte emotiva, ascoltare di più la parte emotiva. Andiamo al 4 di bastoni. 10 di bastoni, questo niente, la tiro su perché l'ho fatta cadere pensando che si fosse girata, invece no. 3 di spade. E regina di coppe. Qui è come se qualcuno stesse cercando di mantenere, come vi dicevo prima, un certo tipo di stabilità e non volesse vedere questo 3 di spade, cioè tutta la sofferenza che in realtà c'è dentro la relazione o dentro questa forzatura del volerla tenere in piedi. Se non è la relazione in sé, può essere una situazione all'interno della relazione. Con questo non voglio dire che la relazione sia brutta, però c'è un qualche cosa che si può elaborare, che dovreste far uscire, dovreste portare fuori, perché è come se teneste su tutta la questione con gli stuzzicadenti. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, scusate, di coppe. Uff, uff, diavolo. E morte. Voglio una carta per il diavolo. 2 di spade. Voglio andare a vedere anche la regina. Voi non mi vedete, ma io sto sorridendo. La forza. E ruote della fortuna. Bene.
Allora, qui ragazzi vi devo dire che tra il 7 di spade qui, quel diavolo lì, è come se voi voleste forzare un certo tipo di situazione o di relazione verso l'obiettivo che vi siete prefissati, anche a costo di fare i furbi e di, per qualcuno, perdonatemi, però manipolare l'altro o comunque condurre in modo forzoso l'altro, diciamo così, perché manipolare è una parola che fa sempre paura, anche se tutti lo facciamo, che siamo o no consapevoli, tutti manipoliamo. Però ragazzi, appunto, ho come l'idea che sia principalmente una questione di ego. La forza è collegata con il terzo chakra ed è il io voglio, il mantra del terzo chakra, io posso, il potere personale. Va bene, andiamo a vedere carta per carta adesso, cioè settore per settore intendevo. Allora, partiamo da chi è single. Se siete single e non avete nessuno in testa, ragazzi, qui devo dire che potrebbe esserci una nuova avventura. Per molti è qualche cosa che ritorna dal passato, questo l'ho già detto prima. Ehm, Non lo so, è come se fosse una questione di principio per voi, più che un reale interesse per questa persona, per qualcuno. Per qualcun altro invece, diciamo che la cosa potrebbe essere molto animata, molto passionale, molto movimentata, ma sinceramente viene vista così questa potenziale relazione perché un po' vi raccontate delle bugie. Come se, potrebbe essere la persona ideale, oppure è la persona ideale, però deve smettere di far questo. No, non è la persona ideale se deve già cambiare. Ok? Vuol dire che non vi piace così com'è. Pretendete già che cambi. Questo per fare un esempio, semplicemente, no? Se siete single e avete addocchiato qualcuno, allora vi dico che qui una relazione, una storia, scusate, non una relazione, una storia potrebbe nascere, potrebbero anche esserci delle prerogative per un qualche cosa di più, come vi posso dire, sostanzioso, ma cercate di nuovo di non manipolare, di non fare i furbi, di non omettere parte della verità, di non dire cose solo perché sapete che se dite quella cosa lì, l'altro o l'altra reagirà così e quindi voi otterrete quella cosa lì. No, non è sano. Con la carta della forza qua si tratta di trovare il coraggio di dire, di aprire il cuore fondamentalmente, di dire le cose come sono. Per quello che riguarda le persone, vi devo dire una cosa a tutti i single. Potrebbe, perché ho diverse carte che me lo dicono, quindi potrebbe essere una relazione di tipo karmico. Ehm, Karmica, una relazione karmica, diciamo che in gergo, per convenzione viene definita una relazione che ci fa crescere in sofferenza, ok? Ci fa crescere attraverso la sofferenza, però sarebbe, diciamo, migliore la spiegazione dove per relazioni karmiche si intendono tutte quelle relazioni pattuite nelle vite precedenti, quelle belle e quelle brutte. Fanno tutte parte del karma, sia le anime gemelle che le fiamme gemelle, ok? È quello che abbiamo seminato e che adesso raccogliamo fondamentalmente. Comunque non la sento tanto, sinceramente, sofferta come potenziale relazione, anche se vi ho detto che è karmica, però costruttiva sì, perché comunque vi dà come... Tenete presente che finite con una regina di bastoni, ok? Quindi è come se, ok, mi riprendo il mio potere personale. E la regina di bastoni è una che ammalia con le sue parole, è una di quelle donne che usano il fascino per ottenere quello che vuole. E sento con tutte queste carte, il sette di spade, il diavolo, tutte queste carte un po' così, che sì, potreste avere questa tendenza a girare un po' le carte in tavola per portare acqua al vostro mulino. E ce la farete pure, se ve la devo dire tutta. E c'è anche la ruota della fortuna, alla fine, quindi anche qui qualche cosa che potrebbe essere per destino, qualche cosa che potrebbe essere per destino, 4 di bastoni mi parla di anime gemelle, abbiamo un 2 di coppe,
qui abbiamo 2 di coppe amanti, quindi voglio dire, le carte che mi parlano di un qualche cosa che se non è del passato di questa vita, è del passato di altre vite, comunque è un tema che potrebbe ritornare a galla, o appunto una persona che potrebbe ritornare. Se siete in coppia, ragazzi, allora, se siete in coppia, devo dire che anche qui ho come la sensazione che ci sia un equilibrio apparente. Potreste rendervi conto di determinate cose, potreste come venire a conoscenza di determinate cose e di conseguenza decidere di ometterne altre. Potrebbero esserci delle discussioni, ma potrebbero anche essere quelle discussioni che avvicinano. Mm? Il punto qual è? Che se guardo questa fascia dove c'è il 2 di coppe, qui abbiamo un 7 di spade e qui c'è un diavolo. Qui c'è un 2 di spade al contrario, come se non si volesse vedere qualcosa. Credo che qualcuno stia un po' vivendo per non far crollare questa torre in una sorta di bugia e che stia come cercando di appunto tenere su la situazione con gli stuzzicadenti. Questo solo per qualcuno, ragazzi. Però siccome vedo che a ottobre sì, i momenti di attrito, piuttosto che i sotterfugi, piuttosto che mm, anche delle regole, delle costrizioni, cioè c'è un qualche cosa che potrebbe contaminare la relazione, ma tutto sommato alla fine del mese si finisce bene. È come se riacquisisse il vostro potere, è come se arrivasse all'obiettivo che vi siete prefissi. Mm? Se siete in una relazione più o meno, forse non so, mm, devo dire che qui, ragazzi, le dinamiche cambieranno parecchio. In qualche modo si troverà come un accordo. Per qualcuno potrebbe essere anche un ultimatum, ma lo sento veramente per pochi. Sento che comunque un certo tipo di stabilità si riesce a raggiungere attraverso come degli aggiustamenti. Questi aggiustamenti potrebbero essere o il non dire certe cose o il dire certe cose in modo che vi dico, sento più come se fosse un colorare la storia più che dire delle bugie, pomparla un po', no? Cioè, perché comunque a parte 7 di spade sono carte abbastanza belle. È come se ci fosse la possibilità effettivamente di andare avanti, ma qui con la carta della forza, che tra l'altro qua avete a testa in giù, avresti bisogno come di trovare il coraggio. Tenete presente che la carta della forza rappresenta una fanciulla, quindi una damigella, che riesce con la sua dolcezza e amorevolezza ad aprire le fauci a un leone, alla bestia, alla parte istintiva di noi. Cercate la marca della bestia su internet. È un linguaggio esoterico, però vi fa capire. E quindi parla di plasmare in un certo senso quelli che sono gli istinti per riuscire attraverso la dolcezza e l'amorevolezza a ottenere il risultato, cioè a ottenere che il leone apra la bocca. Ok? Il leone fa riferimento al nostro istinto e diciamo la fanciulla fa riferimento alla nobiltà d'animo e alla razione. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi e poi l'I Ching dell'amore. Guardate, la regina di bastoni è una carta di vittoria, è una carta di qualcuno che è al centro dell'attenzione, di qualcuno che è nel suo potere personale, di qualcuno che sa come ottenere quello che vuole e trasformandovi effettivamente in questa regina di bastoni si arriva alla ruota della fortuna, quindi a un cambio anche karmico per qualcuno. Ok,
Questa carta vi dice come se aveste varie opzioni nelle vostre mani. Ci potrebbero essere delle decisioni non convenzionali da dover prendere. Poi si sono girate anche queste due. Allora, questa vi dice che la relazione è terminata e che è ora di ricostruire la vostra vita. Vi dico, per qualcuno sì, perché si sta facendo in modo di mantenere un po' a galla la cosa, ma vedrete che cambiando voi cambierà anche la dinamica, eh? E poi invece qui abbiamo una carta che indica come degli incontri, assaporare il momento, parla di amicizia, parla di momenti conviviali. Guardate, se siete in quella fase dove volete effettivamente rompere la relazione perché vedete che, cioè, praticamente c'è squash da tutte le parti, qui è come se vi dicessero, una volta che ti rendi conto che comunque hai tante opzioni davanti, basterà, diciamo, chiudere la relazione e iniziare come degli incontri con altre persone. La giovane sposa, carta numero 54, e andiamo a vedere, io mi ricordo più o meno la spiegazione di questa carta, devo dire che mi pare di ricordare che fosse un po' maschilista, ma è la cultura cinese, quindi... Allora, la ragazza che si sposa, sì, più o meno la traduzione è uguale. Allora, andiamo a vedere la spiegazione. L'esagramma esorta alla discrezione attraverso l'immagine di una ragazza che va sposa. Essa deve mantenersi riservata e affettuosa e quando è sottoposta all'autorità rappresentata dal marito non deve fare colpi di testa né prendere iniziative sbagliate che porterebbero nell'ambito familiare solo disordine. Nel matrimonio, come nelle altre unioni tra uomini, c'è sempre il pericolo che la comprensione e l'armonia vengano rotte. E questo succede quando si insinuano idee sciocche, aberrazioni, nate per lo più dalla noia, dal fiacco abbandono. Se invece i matrimoni, le unioni, hanno un fine stabilito, non si avrà tempo per le sciocchezze e si eviteranno le insidie della noia. Ce lo rivedo un po' con tutti questi 7 di spade, qui. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli, anzi di fatto ringrazio tutti quelli che si prendono quei secondi per scrivermi un commento, grazie. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi e condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà o scrivermi una mail o abbonarvi al canale. I titoli dei video sono visibili nella sezione degli abbonati nelle playlist con le copertine lilla, così se volete potete dare un'occhiata e capire che temi vado via via trattando. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!